Reginaldo Dal Pane è un castellano doc, ma soprattutto per Castel Bolognese è una persona importante, perché nell'immediato dopoguerra è stato sindaco per tanti anni. Reginaldo, Sì. che cosa rappresenta per te il mulino e per te come persona, ma per te anche come sindaco? Beh, per me come persona non è proprio che rappresenti granché. Come sindaco ci tenevo che rimanesse in attività perché serviva molto alla popolazione locale. In tutte le famiglie contadine c'era il forno e i contadini si facevano il pane per loro conto, quindi avevano bisogno di macinare il grano, avevano gli animali che dovevano essere nutriti, avevano bisogno di macinare l'anturco, orzo, sorga e così via. E quindi ci serviva molto, ci serviva. È chiaro che il sindaco di un paese agricolo ha dovere di valorizzare molto, cioè che è la principale fonte di reddito della sua popolazione. I contadini poi erano considerati un po' l'ultima ruota del carro, non molto apprezzati. Per cui io uno dei motivi che accettai di fare il sindaco, nonostante certe difficoltà, la mia mancanza di cultura, io la quinta elementare, era appunto anche quello di dimostrare che anche un contadino poteva fare qualcosa per il bene comune. E spero di esserci riuscito. La maggior parte della popolazione viveva in campagna. Io ricordo che nel primo censimento del dopoguerra Castel Bolognese faceva 5.913 abitanti, di cui la maggior parte però viveva in campagna. Perché la campagna era praticamente l'unica fonte di reddito. Aziende in paese c'era poca roba e neanche a fare la posta. I primi anni che ero sindaco io andavo quasi tutti in crisi, per cui mi trovai con tanti dinoccupati. Comunque, Al mulino, Reginaldo, ti ricordi chi c'era? Chi c'era al mulino? Ah, sempre Piraia, Carola Enrico. Carola Enrico si è venuto nel mulino alcuni anni prima della guerra. Prima c'era un certo Ferrucci, che ricordo aveva 3 figlie. E quando lui andò via, il comune affittò il mulino ad alcuni piccoli imprenditori di Castel Bolognese, che chiamarono appunto questo Carola Enrico, detto Piraia, a fare il mugnaio. Però loro ci hanno resistito poco. E dopo Caroli, Enrico, è rimasto lui. Ricordo che divenne praticamente titolare quando a Castel Bolognese
A Radio del Comune c'era il commissario prefettizio, il dottor Sani, quindi è stato, diciamo, nel 49-50. Perché tu sei diventato sindaco quando? Io sono diventato sindaco nel 56. Il primo sindaco democristiano fu Biffedino e divenne sindaco nel 51. Poi nel 56 divenne sindaco io e lo sono stato fino al 65. La storia è sempre importante perché ti serve anche a capire meglio il futuro. E quindi... Le dirò che, credo che lei lo sappia, io quando il mio editore avrà un po' di tempo, e ammesso che poi un dia mi lascia ancora al mondo, sto scrivendo un libro su come si viveva una volta in campagna e come si è cambiato. Io stesso, che pure ho vissuto quei momenti lì, quando ritorno a quel passato mi sembra una cosa strana, possibile che si sia vissuto così, eppure così. E poi eravate anche felici. Beh, cosa vuole? Quando non sai di meglio, sei contento di quello che hai. Adesso però noi vi facciamo fatica a vivere felici. Allora però noi pensavamo di impegnarsi per migliorare. Adesso oramai siamo giunti ad un certo livello e mi pare che non si sappia più cosa sperare. Quindi secondo... Non so, quando una volta nasceva un bambino nelle nostre case, era un'allegria. I parenti e gli amici portavano il cappone alla sposa, perché per allattare bene il bambino aveva bisogno di bere del buon brodo e il cappone. Io ricordo quando è nato il mio primo figlio, Eugenio, mia moglie il cappone mise assieme a tanti che ne aveva dato la parte di comprare la bicicletta. Adesso il primo figlio, vabbè, ci vuole. Il secondo trovato, ma se arriva il terzo, ma quanti sono? Ma mi pare che non si abbia più fiducia nel futuro. O sbaglio, che cosa vuole? Adesso ormai sono abbastanza quasi sempre in casa, anzi, sempre in casa. Però sentendo anche i politici, no. Vede, si sono fatti più cambiamenti negli ultimi 50 anni che prima in tanti secoli. Io quando ero giovane, per andare al lavoro giocavi voi, come faceva il buon Cincinnato, il contadino soldato della Roma precristiana. Adesso mio nipote guida i trattori con comandi elettronici, in attesa che arrivano le macchine guidate da satellite. Questo mondo però è importante, Reginaldo, perché una volta facevate una fatica come le bestie, adesso invece si è un pochino più sollevati. Indubbiamente, io l'ho sempre detto, che una volta si faticava, adesso si lavora
e sono due cose diverse. Però chi non sapeva fare altro, una volta si diceva guarda a zappare. Adesso gli danno il Adesso- buono di assistenza. Adesso fare il contadino è uno dei lavori più difficili che ci siano. Sì. Io mi raccomando sempre che i giovani, anche quelli che rimangono in campagna, vadano anche a scuola. Infatti, guardi, mio nonno era analfabeta, però ha allevato 6 figli. Mio padre aveva la terza elementare, io la quinta, ma i miei figli, i 2 grandi sono laureati, però non lavorano in agricoltura, ma quelli che lavorano in agricoltura sono diplomati, hanno fatto Persolino, hanno fatto. Maurizio vi ha anche insegnato in quella scuola lì. I miei nipoti, anche quelli che fanno i contadini, e sono 2, Claudio e Matteo, e sono diplomati anche loro. Perché è necessario, la cultura è necessaria sempre, in qualsiasi attività che uno svolga. Quando Era, perché ero giovane, avevo 30 anni, il tempo a posto rimedio, e ero privo di cultura alla quinta elementare, ma soprattutto ero un contadino. E in un paese dove la classe che faceva opinione frequentava un certo bar che lo chiamavano il Caffè dei Signori, il bar Savelli lì. Avere un sindaco contadino, beh, sembrava una fatta cosa, sembrava. Ma poi il titolare di quel bar divenne il mio vice, quindi Io e chiedo, quando me ne sono andato, l'ultima volta che mi sono presentato ho avuto tante di quelle preferenze che non me le sarei mai aspettato. Il che vuol dire che proprio non avevo fallito. il mulino è legato molto alle tradizioni rurali, contadine, quindi ha una storia che insomma esiste molto meno, che tanti bambini che vivono nelle città non conoscono, non hanno idea di come si faccia a fare la farina, eccetera. Quindi come poter insegnare forte, anche Chiara. a questi bambini, comunicare a questi bambini la bellezza di questo luogo e invitarli quindi a venire qua? Beh, di tanto in tanto a fare degli incontri. Io per esempio, se il buon Dio mi lascerà al mondo che possa vedere il mio libro sull'agricoltura, penso di presentarlo proprio qui al Molino. Perché la gente, i giovani, sappiano che se si è arrivati a questo punto, come ci si è arrivati e con quanti sacrifici ci si è arrivati. Lavoratore del braccio della mente, per me è una solenne cavolata. Il lavoro è espressione dell'uomo nel suo interesse, sia come braccio che come mente. Purtroppo è l'uomo che a volte, per esempio, dico una cosa, in India vi erano le caste, che adesso per legge sono abolite, ma che molto probabilmente esistono ancora. Qui da noi no,
si diceva che c'era uguale e non era vero niente. Persino nel compenso c'erano delle differenze. L'operaio prendeva il salario, l'impiegato aveva lo stipendio, l'artigiano, il commerciante metteva fattura, colui che era di un livello superiore aveva un altro titolo di ricevere i compensi. Vi erano le persone che avevano il diritto di dire del tu a tutti, che una volta c'era una certa distinzione. Io per esempio ai miei genitori sono andato da voi, cosa che adesso non esiste più. Il fascismo aveva voluto in lei, il modo attuale ha abolito il voi, per cui si dà ormai del tu a tutti. Vabbè, non è mica niente, non è mica... perché adesso lo si fa con tutti, ma una volta c'erano quelli che avevano il diritto di dare del tu agli altri, però loro avevano il diritto di ricevere il lei. Basta così. È così. Basta.